Ciao a tutti e bentornati su Red Black Insights. Oggi parliamo di uno dei più grandi paradossi legali del calcio italiano. Come un'industria miliardaria è riuscita a svuotare una legge dello Stato, sotto gli occhi e con il tacito consenso dell'autorità che invece avrebbe dovuto farla rispettare. Scopriremo come il mondo del betting abbia trasformato il celebre decreto dignità in una legge che sulla carta c'è, ma che invece non vale affatto. Tutto inizia nel 2018, quando il Parlamento italiano approva l'articolo 9 del cosiddetto decreto dignità, una norma che, al momento della sua nascita, appariva a dir poco impenetrabile. La legge imponeva il divieto assoluto di qualsiasi forma di pubblicità relativa a giochi o scommesse, specificando chiaramente che il divieto si applicava anche in via indiretta e su qualunque mezzo. Le sanzioni previste per i trasgressori erano implacabili: multe pari al 5% del valore della sponsorizzazione con un minimo di 50.000 euro e una responsabilità estesa a tutta la catena, colpendo il committente, il proprietario del mezzo, il sito di diffusione e persino l'organizzazione dell'evento. Chi aveva redatto quella norma sapeva benissimo cosa stesse scrivendo. Il vero bersaglio erano i milionari contratti nel mondo del calcio, non le semplici slot machine nei bar. Eppure l'illusione dell'impenetrabilità è durata poco. Le prime vere crepe nel muro sono state aperte nel 2019 proprio dall'organo di vigilanza, l'Agicom, attraverso le sue linee guida attuative. L'autorità ha creato dal nulla delle vere e proprie scappatoie legali. Prima di tutto ha stabilito che gli spasi quote fossero semplice informazione e non pubblicità. Ma il vero capolavoro elusivo è stato la legittimazione dei cosiddetti siti di infotainment, ovvero portali sportivi che portano il brand dei bookmaker, pur essendone però formalmente autonomi. Attenzione, si tratta di una categoria che non esiste in nessuna riga del decreto dignità, ma è una finzione giuridica costruita su misura in sede di attuazione. Proprio su questa finzione si basa un ingegnoso meccanismo in 4 fasi che svuota la legge dall'interno. Primo passo. Il gruppo di betting lancia un sito satellite neutro aggiungendo al proprio marchio parole come sport, news o live, riempiendolo di semplici articoli e statistiche senza alcun invito a scommettere. Secondo passo, che fa da vero e proprio passepartout. L'azienda chiede un parere preventivo informale ad Agicom, il quale conferma che, in assenza di riferimenti al gioco, non c'è violazione. Terzo passo: forti di questa garanzia, i club di Serie A firmano contratti milionari, azzerando di fatto il rischio di sanzioni. Quarto e ultimo passo: il brand ottiene massima visibilità sulle maglie e in diretta TV, entrando quindi in tutte le case degli italiani sotto mentite spoglie. Il caso scuola che dimostra questa perfetta illusione ottica è il recente contratto da 150 milioni di euro in 5 anni firmato fra l'Inter e Betson. Ufficialmente lo sponsor sulla maglia non è l'operatore globale di scommesse Betson, ma il sito di intrattenimento Betson Sport. E sebbene giuridicamente siano 2 entità distinte, per il consumatore l'impatto visivo è identico: gli stessi colori, lo stesso logo. Come ha dichiarato candidamente il commissario Agicom, finché il sito resta di intrattenimento, per l'autorità la normativa non è violata. Ma questo ragionamento annulla il concetto stesso di pubblicità indiretta, perché il marchio non ha bisogno di scriverti scommetti, fa già tutto da solo. Questa escalation elusiva ha toccato una nuova vetta il 18 aprile 2026, spingendo il limite della finzione giuridica ancora più in là. La Lazio è scesa in campo al Maradona contro il Napoli, sfoggiando sul petto un nuovo main sponsor, Polymarket. Stiamo parlando di un gigantesco mercato predittivo basato su blockchain, in cui si scommette in criptovalute su elezioni, guerre e anche sport. Questa piattaforma globale, pur non avendo alcuna licenza ADM per operare in Italia come gestore del gioco, indossa semplicemente l'abito della copertura, definendosi un partner di analisi dati e insight digitali. L'operazione Polymarket è la rappresentazione perfetta di un cortocircuito istituzionale italiano. Da una parte c'è l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'ADM, che in precedenza aveva oscurato la piattaforma per incompatibilità con la normativa italiana sul gioco pubblico. Dall'altra parte c'è l'Agicom, che ha dato il suo via libera informale per la sponsorizzazione su una maglia di Serie A di un club quotato in borsa.
Il paradosso è accecante. Una piattaforma considerata illegale per il mercato italiano diventa il main sponsor nel nostro campionato di massima serie. Siamo di fronte a una spietata legge dei due pesi e due misure. Da un lato l'Agcom infligge multe pesantissime ai giganti tech come 750.000 euro comminati a Google e sanziona senza alcuno sconto youtuber e piccoli tiktoker, quindi operatori che promuovono siti in modo scoperto. Dall'altro lato i grandi conglomerati e i club di vertice invece strutturano i loro siti di infotainment e ricevono costantemente pareri preventivi favorevoli. In pratica, in Italia, il divieto esiste e colpisce solo chi non ha le risorse economiche per potersi pagare avvocati che architettino l'elusione. I risultati concreti di tutto questo? Un colossale effetto boomerang. Il divieto non ha affatto fermato la pubblicità o l'impulso del gioco. Nel 2024 i volumi di gioco online in Italia hanno toccato il record storico assoluto di 92 miliardi di euro. E, cosa ancora più grave, il 57% degli studenti ha giocato d'azzardo nell'ultimo anno, con un 11% che presenta un preoccupante profilo di rischio. L'unica cosa che il decreto ha ottenuto è stato costringere l'industria a creare architetture per l'elusione, facendo quindi esplodere i siti di infotainment che prima del 2018 neanche esistevano. E come se non bastasse, oggi il decreto dignità si trova al centro di una tempesta perfetta, accerchiato da 3 fronti simultanei pronti a smantellarlo. Il primo è l'aggiramento commerciale dei siti satellite in Serie A, di cui abbiamo appena parlato. Il secondo è il fronte politico. Nel marzo del 2025, infatti, in Senato è stata approvata una risoluzione per modificare o abrogare il divieto, sfruttando proprio l'argomento che la legge non ha funzionato. Il terzo fronte è una vera e propria morsa europea, innescata da rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell'Unione. Il rischio che arriva dall'Europa è quello di una totale disapplicazione della legge in tempi rapidissimi. Se nella causa tra Leo Vegas e Agcom la Corte dovesse dichiarare il divieto come una regola tecnica mal introdotta, poiché non notificata preventivamente alla Commissione europea nel 2018, qualunque tribunale italiano potrebbe disapplicare la norma e la legge quindi svanirebbe all'istante. Parallelamente, una sentenza favorevole a Google nella causa sulle responsabilità degli hosting indebolirebbe in modo letale il residuo regime sanzionatorio di Agcom. Qual è quindi la reale eredità del decreto dignità? Ha certamente stoppato i vecchi loghi espliciti sulle maglie, costringendo al marketing indiretto, ed ha imposto enormi costi e oneri operativi alle aziende di betting. Ma il suo più grande e amaro lascito è stato incentivare la finzione. Involontariamente e con la tolleranza del suo stesso regolatore, la legge ha generato un'industria parallela progettata unicamente per aggirare lo spirito della norma. Arriviamo quindi alla fine di questa storia e ci chiediamo: la strada che la politica sta intraprendendo oggi è una riforma o una resa? Come abbiamo dimostrato, l'Agcom ha sistematicamente scelto l'interpretazione normativa più favorevole proprio a quell'industria che era chiamata a controllare, diventando complice della sua elusione. Il fatto che il Parlamento oggi si appresti a modificare la norma per prendere semplicemente atto di questa realtà parallela non è una correzione. Chiamarla riforma è un'illusione. La verità è che si tratta solo di una resa.